Ciao a tutti! Oggi vi voglio spiegare come si esegue questo ricamo appunto ragnatela per creare queste roselline. Poi vi farò vedere anche come creare i punti nodini per fare, ecco, questi fiorellini, questi bocciolini. È un ricamo facilissimo, diciamo che è ideato per chi proprio ricama su tela, ma in realtà si può anche ricamare su maglia più o meno nella stessa maniera. Io ve l'avevo promesso, infatti questa è la maglia Rovigo, che si chiama apposta così, ora ve lo posso dire, perché proprio ci volevo disegnare delle rose. Come avevo studiato quando ero piccola, il nome Rovigo, della città di Rovigo, viene proprio da rosa. Chi abita a Rovigo, ecco, mi scriva qui sotto se in realtà è solo una diceria, così che mi avevano fatto studiare o per curiosità o per farmi tenere a mente il nome, oppure è proprio vero. Bene, adesso vi lascio agli strumenti che ci servono e poi iniziamo con la lavorazione. Per iniziare abbiamo semplicemente bisogno del filato. Io ho scelto il Berry di Tessiland perché è lo stesso filato con cui ho lavorato il maglione dove andrò a ricamare, che è composto dal 30% di lana, il 70% di acrilico e in 100 grammi ci sono 150 metri. Ora non avete bisogno di un gomitolo intero, basta qualche gugliata. Io l'avevo e quindi ecco che ho un gomitolo per esempio intero di magenta, gli altri li avevo già utilizzati per qualche cosina, comunque qualche gugliata di filato, un ago abbastanza grande per il filato che utilizziamo e una semplicissima forbicina. Per chi è alle primissime armi, ma non solo, vi consiglio di non andare a mano libera, ma di farvi un disegnino, uno schema, ma proprio così, come vedete, alla bella e meglio, non c'è bisogno di saper disegnare, per capire quanto grande dovete andare a fare il vostro ricamo e soprattutto se le proporzioni sono corrette e quindi poi diciamo il ricamo vi piacerà. Certo, per le più esperte non serve, si può anche andare a mano libera senza diciamo far prima appunto una base, uno schemino da seguire. Vi consiglio anche di farvela a colori in maniera che così riuscite a capire bene o male i colori predominanti quali saranno e se appunto il risultato finale poi vi piacerà. Ok, io il mio ricamo lo voglio fare sul retro del maglione Rovigo. Se non sapete di che maglione si tratta, vi lascio qui sopra e nel box informazioni il link al video dedicato e quindi vado a ritagliare e a posizionare il mio disegno dove voglio appunto che ci sia il ricamo e così mi rendo conto se per me può andare bene. Allora, è un ricamo di massima perché è proprio per vedere gli ingombri, le dimensioni. Per me il motivo principale, quello a cui voglio dare più importanza, sono le 3 rose. Quindi ecco che andrò a lavorarle per prime. Mano a mano poi che finisco di lavorare queste 3 rose, vado a capire se posso impreziosirlo con appunto delle foglie piuttosto che dei fiorellini. Ecco, poi lì diciamo si va di finezza anche senza il disegno perché si vede poi materialmente come rende questo ricamo. Quindi vado a tagliare una gugliata di filo piuttosto lunga perché parto dalla rosa più grande. Ecco che solitamente più è lungo il filo, più poi si fa fatica durante il ricamo. Però all'inizio forse è ancora più difficoltoso finire la gugliata di filo ma non aver finito il ricamo, quindi poi dover andare ad aggiungere un'altra gugliata, quindi a nascondere le codine. Quindi io vi consiglio una gugliata di filo generosa e poi andiamo a ricamare praticamente sul ricamo. Ora, sul disegno, scusate. Ora, solitamente
se io avessi avuto della stoffa, sarei andata proprio a disegnare sulla stoffa il mio ricamo, il mio schemino, visto che sulla maglia sì, potremmo farlo con magari un gesso bianco, visto che il mio maglione è blu, ma è un po' un pasticcio. Io vado proprio, per farvi capire all'inizio come potete fare, a ricamare sul foglio, cioè prendendo anche il foglio. Adesso vi faccio vedere. Quindi la mia prima rosa che voglio andare a eseguire è quella più grande, quindi è questo cerchio diviso in parti, sono 1, 2, 3, 4 e 5. Io tengo il mio schemino, il mio foglio, con il filo vado da dietro, dove lo punto, ecco qua non importa andare realmente nelle maglie della nostra lavorazione, dove lo si punta, quindi vado dal retro ed esco, aspettate che vorrei farvelo vedere ma solitamente ci metto la mano davanti. Allora facciamoci già il buco così mi aiuto senza dover mettere la mano davanti ed esco qui, eccomi. Quindi tiro, come vi dicevo, avere le gugliate molto lunghe poi dà fastidio, però è molto più semplice all'inizio, appunto, avere la gugliata lunga e dover tirare un po' il filo piuttosto che andare poi a dover fare un'aggiunta. Lascio una codina che poi andrà fissata e nascosta e poi vado verso il centro, qui, e tiro dall'altra parte. Poi vado, lo buco, vado a fare la mia seconda gambetta, quindi da dietro. Ok, vedete, man mano che il filo si accorcia diventa più semplice, verso il centro, buco per la terza gambetta, guardate che dal retro, ok, sempre verso il centro, poi buco per l'altra gambetta dal retro, verso il centro e infine l'ultima gambetta, buco, sempre dal retro, ok, verso il centro. Non importa se non siamo precisissime. A questo punto dobbiamo rompere il pezzettino di carta. Io mi aiuto con la forbice. Ecco, fate attenzione a non tagliare dietro, potete anche spezzarlo, fate attenzione a non tagliare dietro chiaramente il filato, ok, in questo modo, e vado a sistemare i fili in maniera che abbiano tutti la stessa tensione. Una volta che l'abbiamo sistemato per bene, usciamo vicini al centro in questo modo
ok? E poi andiamo a lavorare solo ed esclusivamente sul davanti del lavoro, senza più passare il nostro tessuto. In questo modo, la prima gambetta passiamo sopra, la seconda sotto, però facciamolo passare una per volta, perché appunto abbiamo detto che quando abbiamo la gugliata così lunga se n'è un problema. Quindi prima sopra, seconda sotto, terza sopra, quarta sotto, quinta sopra. Quindi ripartiamo, ma al contrario. Se nella prima gambetta questa all'inizio siamo passati sopra, adesso passiamo sotto. Vedete? Quindi qui siamo sotto, sopra, sotto, qua sopra, qui sotto. Spostiamo il filo, ecco qui. Io tengo in maniera da non allungare troppo le gambette e quindi ripartiamo. Vuol dire che questa va sopra, questa va sotto, uno sì e uno no dobbiamo prendere praticamente, andando in continuazione a lavorare in cerchio, in circolare. Continuiamo, continuiamo, continuiamo fino a che vedete che si forma mano a mano la nostra rosa. Ok, una volta che siamo arrivati alla grandezza desiderata, non facciamo nient'altro che rientrare in un punto vicino a una gambetta in questa maniera per fermare il lavoro, così. Poi tagliamo il filo e ricominciamo da un'altra rosa. Ok, quindi riposizioniamo il nostro schemino. Io mi sono già fatti i buchi così da semplificare il lavoro, quindi faccio esattamente quello che abbiamo fatto prima. Entro una gambetta, lascio la codina sul retro, vado verso il centro, tiro fuori, poi rientro in un'altra, ecco, cerchiamo di vedere di averlo posizionato bene, entro in un'altra, punto, ritorno verso il centro e faccio così per tutte le altre gambette e poi taglio, come ho fatto prima, la carta dello schemino per riuscire, ecco, a toglierlo chiaramente dal nostro ricamo. Quindi sistemate le gambette, usciamo in un punto che non sia il punto centrale, in questo modo, e poi riparto. Questa gambetta passo sopra, questa passo sotto, la prossima sopra, sotto, sopra, sotto e vado avanti così, sopra sotto come abbiamo fatto prima, fino appunto a formare un'altra rosellina. Anche questa rosellina mi sembra della misura giusta, quindi come vi dicevo, vedete qua ad esempio sono passata sotto, rientro così, vado sul retro per fermare il filo in questa maniera, nascondendolo chiaramente sul davanti, non si deve vedere. Quindi anche qua taglio e faccio la mia terza rosellina. Ok, si riparte con la terza rosellina. Quindi esco e inizio il mio sopra sotto, sopra sotto, sopra sotto, come ho fatto per tutte le altre.
Ok, come vi avevo detto, il disegno, il bozzetto iniziale era solo per vedere l'ingombro, soprattutto delle rose che erano la cosa principale. Infatti, sinceramente, ho cambiato idea perché quelle due foglie laterali che mi sembravano ci stessero bene, poi in effetti erano troppo grandi, realizzarle chiaramente poi con la lana effettivamente risultavano troppo grandi rispetto alle rose che per me dovevano essere in primo piano, quindi ho deciso di fare dei rametti così che adesso andrò a completare con il punto nodino. Ve lo faccio vedere brevemente anche perché ve l'avevo già spiegato in una borsa come si eseguiva anche questo, se mai vi metto qui sopra nel box informazioni il link al video e quindi penso di lasciarlo così, insomma. Ok, ho preso una gugliata anche di rosa chiara, adesso vi faccio vedere il punto nodini, io ne voglio fare uno qui, quindi esco dove voglio fare il mio punto lasciando sempre una codina, tengo con un dito il punto dove sono uscita, altrimenti tirando mi viene via tutto, e poi con la mano sinistra avvolgo 1, 2, 3, 4 volte e rientro un puntino più in là. Non posso rientrare dalla stessa parte, se no chiaramente sfilerei tutto. E piano piano tiro anche qua, vedete, questo è il punto nodino, sembrano quasi dei bocciolini, quindi esco dove voglio fare il punto nodino, qui adesso non devo più mettere il dito perché è già bloccato da questo punto nodino, con la mano sinistra avvolgo 4 volte, quindi 1, 2, 3, 4 e rientro un puntino più in là. Sto attenta dietro a non fare un pasticcio con i vari con le varie codine. Sono andata un puntino più in là, sì, perfetto. Questo forse l'ho tirato un po' troppo, aspettate che cerco. Ok, eccolo qui il punto nodino, rifacciamolo, quindi esco, avvolgo 3 o 4 volte, 1, 2, 3, 4 e vado un punto più in là. Eccolo qui. Si chiama punto nodino, un punto molto molto semplice. Adesso vado a farne degli altri e così il mio ricamo è finito. Bene, il mio ricamo è finito. Se questo video ti è piaciuto, mettimi un like e non dimenticarti di iscriverti cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!